Uno legato alle tradizioni come lui non poteva che andare nella squadra con più tradizione della NBA e ci arrivò proprio nel momento più basso toccato da Boston. Il Celtic Pride si fuse naturalmente con il suo di orgoglio. Al contrario di come faceva con gli avversari, non aveva bisogno di fare trash talking con i compagni. Era l'esempio il suo modo di agire. Era già lì quando arrivavano gli altri nel campo di allenamento ed era ancora lì quando se ne andavano. E vedendo quello di cui era capace durante le partite, i compagni non potevano essere da meno. Non si è mai risparmiato su un pallone. Anche se la partita non era delle più importanti, giocava come fossero gli ultimi secondi di una gara 7 delle finals. Era il comandante in prima linea che riusciva a tirare fuori dai suoi uomini capacità che neanche loro sapevano di avere. In soli 2 anni è riuscito a portare una squadra mediocre al titolo. La fiducia in se stesso e nei compagni era contagiosa, mentre con gli avversari era come il gatto con il topo. Era lui il cacciatore e la squadra lo diventava di conseguenza. Appena arrivato era visto come la speranza bianca, visto che i migliori giocatori erano tutti di colore e i bianchi erano visti un po' come i più deboli. Ma agli addetti ai lavori sembrava un campagnolo lento e non fisicamente pronto. Ma quando i compagni lo videro mettere 20 o 30 jump shot di fila nei primi allenamenti, iniziarono a pensare che forse quel ragazzo bianco poteva giocarsela. Fu fuori discussione a chi dovesse andare il premio di rookie dell'anno. E, come detto, già al secondo, portò la squadra sul tetto del mondo, contro i Rockets che fecero da spettatori non paganti davanti allo strapotere di Larry, che era così motivato grazie alla stupenda serie nelle finali di conference contro i Sixers di Dr. J, che si portarono avanti 3-1 in un modo da poter tagliare le gambe a chiunque, ma non a Bird. L'inesperienza di certi palcoscenici era una scusa che si poteva usare per gli altri, ma non per lui. Una delle più grandi rimonte della storia, da 3-1 a 4-3. E dopo la vittoria finale, la dedica era sempre la stessa. Vorrei ringraziarvi a nome di tutta la squadra per il sostegno mostrato quest'anno. È stato un grande onore giocare qui. C'è solo un luogo che preferisco, French Lick. Grazie. Nell'84, la vittoria della vendetta con Magic. Nell'85, a causa di un infortunio al gomito, non riuscì a dare il meglio e nelle finals Magic si vendicò a sua volta. E nell'86, l'apoteosi. Era il 3° anno consecutivo in cui vinse il titolo di MVP della stagione. La squadra fece segnare il record di vittorie in casa perdendone soltanto una. E anche nei playoff persero una gara sola fino alle finals che sarebbero state dominate ancora contro gli Houston Rockets. Quella fu la squadra più forte con cui abbia mai giocato. Ognuno aveva il suo ruolo e lo faceva al meglio. E a dirigere tutto, il maestro, Larry Bird. Nonostante fosse nel pieno della sua carriera, quello fu l'ultimo titolo, ma non aveva ancora smesso di stupire. Una delle scene più iconiche è gara 5 delle finali di conference dell'87 contro i Detroit Pistons che, a 5 secondi dalla fine, sono sopra di 1 al Garden. Larry viene stoppato e la palla esce. L'arbitro indica che è di Detroit. È finita. Il Boston Garden inizia a deprimersi, ma nessuno si accorge di quel felino che si muove sornione nel campo. Isaiah Thomas rimette la palla in gioco. Now there's a steal by Bird. Underneath the DJ, lays it in. Right at 1 second left. What a play by Bird. Bird stole the inbounding pass. Passano gli anni e ogni volta riesce a far pensare la stessa cosa. Incredibile. Arrivarono alle finals, ma i Lakers la spuntarono ancora. Non avrebbe più giocato le finali. Il suo fisico iniziava a reclamare, dopo tutti quegli anni di usufrutto sconsiderato da parte di Larry, ma lui non poteva concepire altra maniera di giocare a basket. Nella sua ultima stagione, 1991, aveva la schiena a pezzi e durante i playoff contro Indiana andò negli spogliatoi con la squadra ormai destinata alla sconfitta, ma non poteva lasciare i suoi ragazzi da soli. La sua sola presenza poteva cambiare le sorti di una gara o di una serie playoff. E non fece solo presenza. Continuò a non risparmiarsi perché non esisteva per lui altro modo di giocare. Per Bird, la NBA cambiò le regole con un emendamento sul salary cap che permetteva alle società di sforarlo per mantenere i giocatori importanti della propria squadra. Si chiama ancora oggi Larry Bird Rule. L'ultima partita ufficiale fu con la maglia della nazionale, la finale delle Olimpiadi di Barcellona, quelle del Dream Team.
alle quali andò solo perché c'era l'amico Magic Johnson che aveva appena scoperto di essere affetto dall'HIV e Larry voleva stargli il più vicino possibile, nonostante non fosse praticamente più in grado di giocare. Ma la cosa più importante erano le persone che gli stavano attorno e per le quali avrebbe dato tutto. Davvero una leggenda vivente. Era un uomo di Neanderthal con il carattere da guerriero mitologico e i principi di una persona umile. Lui che al Boston Garden aveva la maglia bianca con la scritta Celtic davanti e un 33 dietro. Lui era Larry Bird e, come ha detto chi lo ha conosciuto bene, You only told me one lie in your career. That's pretty good. Only one. And you only lied to the fans and all the people in the world one time. And you know what that lie was? You don't remember, do you? Larry Bird said that there would be another Larry Bird one day. And Larry, there will never, ever, ever be another Larry Bird. è così e sempre lo sarà. Perché lui era Larry Legend.